Il tempio Bayon, cari signori, è un tempio in Cambogia, più precisamente ad Angkor, riccamente decorato con figure megalitiche e icone religiose correlate al buddismo. Sono davvero correlate al buddismo? Il punto è questo. Si pensa che sia stato costruito intorno alla fine del XII secolo, ma alcuni scienziati pensano che sia ancora più antico. Ho deciso di parlarvi di questo tempio, cari signori, perché presenta un'anomalia storico-culturale in grado di mettere in ginocchio l'intera storia antica di mezzo mondo per come la conosciamo. Seguitemi, seguitemi, mettetevi comodi perché vi trasporto nel regno dell'ignoto. La caratteristica più distintiva del tempio Bayon, di cui nessuno ti parla e in merito alla quale non sono mai e poi mai stati realizzati documentari, è la moltitudine di volti in pietra, 4 su ogni torre che punta ai 4 lati, di quello che gli storici convenzionali hanno identificato come il Buddha. Negli ultimi anni, per la salvaguardia del sito, è stato istituito un gruppo di ricerca giapponese chiamato Japanese Team for the Safeguard of Angkor, che si occupa prettamente della salvaguardia delle opere in tutta la regione, e all'interno di numerose pubblicazioni scientifiche non tardarono ad arrivare le prime incongruenze storiche. Il gruppo di ricerca, infatti, ha descritto il tempio come l'espressione più sorprendente dello stile barocco dell'architettura Khmer, in netto contrasto con lo stile classico della regione che ritroviamo nella maggior parte degli altri templi. Quindi, per gli storici, per il filone storico convenzionale, queste immense strutture in pietra costruite quasi 1000 anni fa rappresenterebbero il Buddha, ok? Secondo loro rappresentano Buddha. Questo è ciò che tutte le università del mondo sostengono e imparerai in questo video che c'è qualcosa che non torna. All'entrata del tempio, quando stai entrando, è possibile vedere sui lati della strada una moltitudine di statue alla tua destra e alla tua sinistra. Chi sono queste strane figure? Su di un lato troverai delle divinità chiamate Deva e sull'altro troverai dei demoni chiamati Asura. Ed è possibile notare che fra le mani hanno un grande serpente con il quale guidano il destino dell'umanità come se fossero delle briglie. Ecco, c'è un piccolo problema. Ma piccolino, giusto un'incongruenza storica che sarebbe in grado di demolire la storia antica di mezzo mondo. Questo evento, e soprattutto queste divinità, cari signori, sono citate e raccontate negli antichi testi indù e non all'interno dei testi buddisti. E quindi perché un tempio buddista, quello che a tutti gli effetti su ogni libro di storia del mondo viene identificato come un tempio buddista, presenta delle caratteristiche indù? Quando ti avventuri all'interno di questo fantastico tempio in Cambogia, unico nel suo genere al mondo, ti accorgi immediatamente che possiede aspetti visivi veramente unici. È stato costruito in maniera differente rispetto ad ogni altro tempio della regione e quello che ci troviamo davanti, una volta entrati, è devastante. Ci sono, cari amici, un totale di 54 torri costruite in connessione l'una con le altre. Ogni torre ha varie facce sorridenti e il tempio presenta un totale di 216 volti che iniziano da volti piccoli nella parte inferiore del sito e diventano sempre più grandi man mano che ci si avvicina alla parte più alta del sito. E potresti rimanere interdetto per qualche minuto guardando queste oscure facce sorridenti che procurano stranissime sensazioni. A chi appartengono questi volti? Perché gli antichi buddisti avrebbero dovuto costruire un tempio simile con così tante facce su tutti i lati adornate da divinità come i Deva e gli Asura che non si trovano nella religione buddista ma in quella induista? Gli archeologi di tutto il mondo affermano che queste facce rappresentano il Buddha, ma anche il re Jayavarman VII, che volendo glorificare il Buddha volle costruire un tempio eterno come questo, tramite il quale glorificarsi nell'aspetto di Buddha come un dio re. Ma purtroppo questa storia, e quindi tutta la teoria socialmente accettata, è sbagliata. Queste facce non rappresentano né il re né Buddha. Queste facce rappresentano invece il dio indù, Brahma.
Brahma infatti è il dio indù con 4 teste e 4 volti, e questo sarebbe totalmente coerente con le statue dei Deva e degli Asura poste come monito per i visitatori all'entrata, e questo spiegherebbe perfettamente perché ogni torre presenta 4 lati con 4 teste e 4 volti che guardano in 4 diverse direzioni. Gli antichi testi indù menzionano chiaramente il dio Brahma con 4 teste e 4 volti che guarda in 4 direzioni diverse contemporaneamente. Buddha in nessun tempio esistente è mai stato raffigurato con 4 facce. Guardate inoltre gli ornamenti che portano con sé questi volti: orecchini appariscenti, collane, copricapo ornamentali e quant'altro. Questo era nettamente contro gli insegnamenti di Buddha, che invece credeva nella semplicità e non è mai stato raffigurato o rappresentato con gioielli appariscenti. Ma ancora più importante e rivelatore è quella specie di diadema che porta sulla testa. Ebbene, ci sono alcuni testi induisti antichi, molto antichi, che parlano di un Manasara Shalpa-shastra, ossia di un antico tratto sanscrito sull'architettura e il design indiano, correlato oltretutto alla posizione dei punti di apertura energetici nel corpo umano, secondo gli indù, che non lascia scampo. Questa è roba indù. Ancora una volta, Buddha non è mai stato raffigurato con un diadema del genere sulla testa. Quello che stiamo guardando è un qualcosa che con il buddismo non c'entra niente. Attenzione signori, perché questo è un tempio dalle energie strane, davvero molto, molto strane. Alcune facce vengono ritratte con il terzo occhio, anche questo non è una peculiarità da sottovalutare. Attraverso il terzo occhio gli indù credono di poter vedere tutto ciò che non può essere visto attraverso i 2 occhi fisici. Alcune persone credono che nell'induismo solo Shiva avesse il terzo occhio, ma invece anche il dio Brahma, secondo gli antichi testi e le antiche raffigurazioni indù, possedeva il terzo occhio. E tutto questo cosa significa? Perché dirai, vabbè dai, è un tempio indù e non è un tempio buddista, quindi... Ebbene, vorrei farti notare che il tempio si trova in Cambogia. Questo significa che le antiche popolazioni della Cambogia avevano una conoscenza raffinata, davvero molto raffinata, degli antichi testi indù. E questo piccolo dettaglio è letteralmente in grado, tramite un effetto di bombardamenti culturali a catena, di demolire la storia antica di mezzo mondo. Ci sono talmente tanti dettagli nel tempio Bayon che addirittura gli antichi testi induisti stessi si dimenticano di menzionare a volte. Questi signori erano in modo molto raffinato a conoscenza degli antichi testi induisti come nessun altro. E come sempre percepiamo un bacino di conoscenze condiviso che si espande in ogni dove, anche all'interno di culture che non sono mai entrate in contatto fra di loro, come se effettivamente in epoca antidiluviana una casta di civilizzatori si fosse impegnata in un viaggio dedito a distruire gli antichi gruppi di cacciatori-raccoglitori. Ma se questo è un tempio in onore del dio indù Brahma, e questo ormai, anche se l'archeologia convenzionale continua stupidamente a definirlo un tempio buddista, è stato fortemente accettato, perché allora si chiama Tempio Bayon? Il nome venne dato quando i francesi occuparono la Cambogia. Il nome di Bayon fu dato da Étienne Aymonier nel 1880 e secondo il suo rapporto si trattava della traslitterazione della parola Beyont, che presumeva fosse una forma corrotta di una parola che identificava il nome del palazzo celeste di Indra, di cui si presumeva all'inizio che il tempio Bayon fosse il riflesso terreno. Ma c'è un dettaglio a livello etimologico ancora più curioso da raccontare. Nel nome stesso, infatti, è contenuto il dio Brahma. Il nome originale del Bayon era Yaigiri e infatti, cari signori, questo è un epiteto del dio Brahma, un altro modo di chiamare Brahma, e mi chiedo come, con tutti questi dati, questo tempio continui ad essere identificato come un tempio buddista. Abbiamo le prove, letteralmente le prove, che addirittura l'etimologia del nome originale del tempio faccia testo al dio indù Brahma, e mi chiedo perché tutto questo non sia mai venuto a galla. A quanto pare ci deve essere qualcosa di anacronistico che non deve venire a galla. È tutto veramente perfetto, sembra una montagna.
Le raffigurazioni sono il ritratto perfetto di Brahma, ci sono i Deva e gli Asura all'entrata, l'etimologia del nome fa testo all'induismo e ci si chiede perché a migliaia di chilometri di distanza ci sia un tempio induista in Cambogia. Questo è veramente devastante, un opart gigantesco praticamente. All'interno del tempio sono stati ritrovati piccoli altari per Shiva e gli archeologi si chiesero perché non ne sono stati ritrovati anche per quanto riguarda Brahma. Bene, la risposta è semplice, perché tutto il tempio è dedicato a lui. Ecco perché. Questo, signori, non è un tempio buddista e dovremmo cominciare a chiederci perché ci sono contaminazioni culturali impossibili in giro per il mondo. Qual è la ragione? Si pensa che siccome durante l'invasione dei francesi la religione prevalente da queste parti era il buddismo e allora assunsero ignorantemente che fosse un tempio buddista, consenso che poi si è affermato nel corso degli anni. Ma c'è forse qualcosa di più oscuro dietro? E soprattutto questo non spiega perché gli antichi cambogiani costruirono un tempio induista, andiamo, migliaia di chilometri di distanza, migliaia di anni fa, ok? Basta dire questo. Il tempio nel corso degli anni, per diverse centinaia di anni, in realtà fu occupato da svariati gruppi monastici di buddisti che di fatti stavano combattendo per la supremazia della propria religione e questo portò a danneggiare o insomma ad alterare determinate caratteristiche del tempio induista che non vennero viste come proprie della religione buddista e questo ha portato alla modifica del microcosmo del tempio che è possibile abbia alterato la percezione degli studiosi di inizio 1800. Ma quello che i monaci buddisti non sono riusciti a fare è stato alterare invece il macrocosmo del tempio, le immense figure che, senza ombra di dubbio, raffigurano il dio Brahma. Tutto questo, forse nel corso delle ere, ha contribuito a rendere agli occhi dell'archeologia convenzionale il tempio come una costruzione buddista, quando in realtà si tratta a tutti gli effetti di un'anomalia storica. E allora vi chiederete perché non è mai stato detto, no? Domanda lecita. Vi starete chiedendo perché non esistono documentari. Bene, non esistono documentari perché multinazionali televisive e mediatiche come History, National Geographic, eccetera, e potrei citarne molte altre, non hanno avuto il permesso dalle autorità del posto di condividere a livello internazionale queste informazioni perché sono letteralmente informazioni sensibili in grado di riscrivere la storia antica di un paese e andiamo, chi vorrebbe questo problema da risolvere? Devi capire che la religione prevalente in Cambogia, caro amico, è il buddismo. Parliamo della religione di Stato dal 1989. Come pensi che le autorità del paese possano dare l'autorizzazione ai media internazionali di dire che il più grande tempio del paese non è in realtà buddista, ma induista? E questa omertà nel corso degli anni ha portato un velo di ignoranza e di notizie velate per quanto riguarda questo tempio e nessun ricercatore indipendente è stato in grado di fornire prove che spieghino concretamente perché gli antichi cambogiani costruirono un tempio così immenso in onore ad un dio che non c'entrava niente con la propria religione. Se le autorità del posto non accettano questa verità, di conseguenza non verranno mai date le autorizzazioni per approfondire determinati studi e per questo motivo la verità non verrà mai a galla. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Per oggi è tutto, vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con me. Per aiutare il posizionamento di questo video fra i consigli della piattaforma vi chiedo cortesemente di lasciare un like e di commentare il video con un vostro pensiero che poi io passo e leggo. Se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi mando un grande abbraccio, se volete più contenuti di questo tipo mi raccomando fatemelo capire con un like e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!